con l'Inter che cade a Napoli per 3-1, possesso palla, finisce qui, l'Inter perde la 12ª partita in questo campionato, 3-1 per il Napoli, già campione d'Italia. Succede tutto nel secondo tempo a livello di gol, mentre l'episodio che sicuramente ha fatto svoltare in negativo per noi la partita è nel primo tempo. Nel primo tempo, quando un Inter che stava difendendo, stava gestendo abbastanza bene una partita con un ampio turnover in vista appunto di mercoledì, finale di Coppa Italia. Arriva l'espulsione di Gagliardini, un'espulsione che ha inevitabilmente condizionato questa partita, perché l'Inter era in controllo e dava la sensazione di poter far male a questo Napoli, nonostante il Napoli, lo ricordiamo, settimana scorsa ha potuto fare un ampio turnover, ha fatto riposare praticamente tutti. Questa settimana non ha giocato, oggi arrivava in campo con il miglior 11 possibile in questa gara. Nonostante questo, in casa della squadra campione d'Italia, l'Inter stava facendo una partita d'ordine, dove il Napoli stava crescendo alla lunga, diciamo così, nel primo tempo. Gagliardini si prende un rosso che era totalmente da evitare, perché più e più volte aveva cercato, aveva fatto un fallo in ritardo, più e più volte è stato graziato. Inzaghi, la squadra, tutti gli hanno detto di star calmo, di prestare più attenzione, e lui ancora una volta invece è intervenuto per l'ennesima volta in ritardo, prendendosi il giallo che ha condizionato totalmente la partita. Quindi purtroppo un grosso peso va sulle sue spalle, perché si poteva togliere, forse sì, ma io credo che un giocatore a questi livelli debba avere la lucidità di reggere quei 5 minuti in più per arrivare fino al termine del primo tempo, dove poi sarebbe stato sostituito. Io mi aspetto che un giocatore abbia questa lucidità per arrivare a questo punto. Nel secondo tempo il Napoli trova il gol, stava crescendo, merita di ottenere il vantaggio con Anghissà. Lì alcuni movimenti difensivi dell'Inter non sono stati perfetti. Troviamo poi un gran pareggio. La tattica di Inzaghi, secondo me, nel secondo tempo è stata da un certo punto di vista anche giusta, nel senso che prende il gol, 6 in 10 uomini, cerca di tenere la partita in bilico il più possibile per poi provare a pareggiarla nei minuti finali. Di fatto la partita va in quella direzione lì, gli dà ragione, troviamo un gol con Lukaku da centravanti vero, pesantissimo. Poi sul gol di Di Lorenzo tira fuori una perla che è clamorosa, forse una marcatura un po' troppo allegra, un po' di cattiveria in più in quella marcatura, soprattutto da dei giocatori appena entrati, perché era circondato da Lautaro, Brozovic e Di Marco, che erano entrati bene, dovevano essere più lucidi, dovevano forse dare anche qualcosina in più in quel frangente lì, ma tanti meriti sono di Lorenzo, che fa un gran gol, e lì poi la partita di fatto finisce con un Inter che perde 3-1. 12ª sconfitta che fa assolutamente male. Purtroppo era abbastanza preventivabile, perché va in casa della squadra campione d'Italia. L'Inter ha comunque ancora il match point, diciamo così, il cammino per andare nella prossima Champions League è ancora in mano nostra. 4 punti ci separano dall'aritmetica certezza della qualificazione, in attesa poi di quello che sarà la decisione domani sulla Juventus, che dovesse essere penalizzata, appunto saremmo sicuramente in una posizione di netto vantaggio con la prossima gara che si gioca in casa contro l'Atalanta. Quindi scusami Simo, sto avendo la tosse. Turnover per me oggi giusto, Inzaghi verrà attaccato per questo sicuramente, però io ripeto, per me l'Inter ha lasciato sul campo contro il Milan in settimana tante energie fisiche e soprattutto mentali, e oggi si è visto in tanti interpreti che magari proprio era difficile tenere il livello di attenzione e di tensione alto. È una sconfitta che però in questo momento ovviamente fa male, ecco, per quello che è la possibilità di chiudere i conti con la Champions League già in questo momento. Sì, ti dirò, a me fa male fino a un certo punto, proprio perché me l'aspettavo e le scelte del mister andavano in questa direzione. Cioè, se tu vai a Napoli contro il Napoli titolare con l'Inter B, ci sono ottime, grandi possibilità di perdere. Cioè, l'avevo messo in conto, tant'è che ho praticamente azzeccato il pronostico al di là del gol finale. Ci sta, io non sono d'accordo con te quando dici che il turnover è giusto. Inzaghi faceva notare nel pre-partita che è la 15ª partita in 50 giorni, vuol dire una media di una ogni 3 praticamente, più o meno, con altre ancora mantenendo la stessa media
per 2 settimane, tra cui una finale di Coppa Italia e una finale di Champions League. Da qualche parte delle rotazioni le devi fare. Non è come nei videogiochi che i giocatori ti recuperano come se fossero automi. E secondo me a Napoli contro il Napoli, dove già rischi di non vincere con i titolari, ci può stare che vai in campo con qualche giocatore di riserva, provando intanto a portarti a casa la Coppa Italia, che è pur sempre una coppa, e poi a dare la botta finale per la qualificazione contro l'Atalanta in casa. Secondo me la lettura era giusta. Se partiamo dal presupposto che non si debba mai fare turnover, siamo su un pianeta che è diverso dal pianeta Terra. Se partiamo dal presupposto che in qualche partita le rotazioni vanno fatte, andando ad individuare le altre partite, secondo me questa era quella giusta. Detto che secondo me se tu fai le stesse identiche scelte con l'Atalanta, arrivano le stesse identiche critiche. Perché cioè, il concetto è questo qui. Poi comunque se tu vai a vedere, dato che per fortuna il calcio è uno sport dove non sempre quello che produci è anche quello che ottieni, come hai detto bene, quando l'Inter pareggia con Lukaku, il Napoli sicuramente ha fatto di più, per carità, però il gol che te la fa perdere è il gol della domenica di Di Lorenzo che tira da fuori area di sinistro a giro. Quindi non è che ti hanno preso a pallonate o non hanno fatto 115 miracoli, 6 pali e 2 traverse. Quindi paradossalmente la partita era anche stata... Eravamo riusciti, nonostante molte riserve, a tenerla più o meno in equilibrio. Poi nel finale hanno trovato questi 2 gol e va bene, pace. Io poi continuo a pensare, non tutti saranno d'accordo, che la possibilità di perdere questa partita era una possibilità calcolata. Ovviamente non si va in Esatto. campo per perdere, tantomeno per pareggiare, però lo sai che a Napoli, anche giocando tra il 100%, è probabile che tu esca sconfitto. Detto questo, ripeto, per me la partita è stata anche interpretata nel modo corretto e non riesco ad essere troppo arrabbiato come invece vedo dalla chat per quello che è successo. Ci sono alcuni giocatori che inevitabilmente presto saluteremo e che a livello di atteggiamento sicuramente non hanno dato il massimo, non hanno dato quello che ci si aspetta in queste rotazioni e io credo che a questi livelli una squadra di Serie A che ha dei giocatori così pagati e che appunto fanno parte di questo gruppo, un allenatore debba avere la possibilità di schierarli per fare delle rotazioni in questi momenti qua. Se non puoi fidarti di un giocatore perché non riesce a resistere 5 minuti prima di fare l'ennesimo fallo inutile della partita, dove tra l'altro qualche responsabilità ce l'ha anche Barella su quell'espulsione lì, perché Barella dà un bruttissimo pallone in verticale, ma sul pressing offensivo del Napoli, è difficile da giudicare. Poi puoi giudicare una partita quando finisci in 10 è tutta un'altra cosa. E non sono tutti d'accordo, per esempio De Pica Pica, che ringrazio di cuore, scrive non ci meritiamo questo mister, quindi torna il concetto di un Inzaghi che viene messo in discussione, viene crocifisso per questa partita. Non sono del tutto d'accordo, sinceramente, su questa critica totale, perché per me non ci fosse stata l'espulsione, che l'Inter poteva tranquillamente portare a casa anche una vittoria, poteva anche vincerla, ma anzi addirittura anche in 10 l'Inter, la cosa che fa sorridere da un certo punto di vista è che l'uscita di Gagliardini non si è sentita in realtà, perché la partita che ha fatto Gagliardini è stata Gagliardini in 10 o meno, cioè l'Inter in 10 o meno, la partita è stata la stessa, quindi per me oggi l'unica cosa, ecco, posso dire Gagliardini poteva essere tolto prima? Forse, però io credo che, porca miseria, cioè io allenatore non posso pensare che quel giocatore lì, gli ho chiesto 6 volte, tutti quanti, gli hanno detto fai attenzione, non affondare più, non andare ancora, eccetera, eccetera, e nonostante questo fa di nuovo un fallo in ritardo. Cioè io non posso accettare questo da un giocatore che fa parte dell'Inter. Poi se è scarso, se non è scarso, quello che volete. Se sta lì un motivo ci sarà, se io ti schiero tu almeno mi devi dare la possibilità di giocare in 11. Non ti chiediamo tanto. Grazie Marzio che dice voglio fare un applauso al gruppo, tolti 2 fantasmi come Gaia e Correa con un Inter B in 10 hanno avuto tutti la testa e mentalità da grande squadra. Grazie di cuore Marzio, grazie davvero. E Stefano, meglio un giovane, non uno che non ci sta con la testa, ma non lo so, io Simon, questo tanto è un discorso dove non se ne uscirà mai, nel senso che tanto il discorso è sempre quello che
chi lo ha fatto giocare, chi lo fa giocare, eccetera. Io penso che l'allenatore che sta lì evidentemente riesca a vedere qualcosa in più rispetto a quello che vediamo noi dall'esterno. Se sceglie Gagliardini al posto di un Akin Sanmiro che era in panchina, un motivo evidentemente ci sarà. L'Inter oggi, per esempio, a centrocampo, allora, se togliamo tutti i falli, vabbè, dirò una cosa impopolare, sicuramente sarò attaccato per questo, però a livello di interpretazione della partita, se guardiamo in maniera oggettiva, senza pregiudizio e senza voler per forza attaccare quello che stava succedendo all'inizio, Gagliardini il suo comunque lo stava facendo, che però abbiamo subito detto noi, aveva fatto 2 recuperi buoni in attacco, aveva fatto un buon inserimento, aveva innescato un'azione offensiva dell'Inter interessante, però queste 3 buone azioni le aveva subito compensate facendo 3 falli totalmente inutili. Quindi io sinceramente dal punto di vista tecnico di quello che abbiamo visto in questa partita, l'ingresso iniziale non mi sembrava nemmeno troppo male. Poi però si vedeva che mentalmente non c'era, non era totalmente concentrato e comunque era in ritardo e quindi fa questi falli. Boh, ripeto, per me la colpa è del giocatore in sé, non del fatto che venga schierato, perché io mi aspetto che uno abbia la lucidità a un certo punto di non affondare più il colpo. C'era bisogno di fare turnover? Assolutamente sì. Mkhitaryan è fuori, ci saranno altre partite così importanti di fronte. Barella non può giocare tutte le partite, Çalhanoğlu e Brozovic vanno preservati, le scelte sono quelle, punto. Poi il tecnico comunque fa anche delle scelte in funzione del gruppo, cioè nel senso, se domani ti si stira Çalhanoğlu con fuori Mkhitaryan, non è che giochi la finale di Coppa Italia e di Champions con Akin Sanmiro, cioè li giochi con quei pochi che hai, con purtroppo anche Gagliardini. Cioè il tecnico non fa solo la scelta in base al valore tecnico, devi considerare anche il gruppo, ed è questo che Inzaghi spesso ricordava quando dice le rotazioni mi servono tutti. Cioè, non è che Inzaghi è pazzo e non si rende conto che Gagliardini è molto più scarso di Mkhitaryan e di Çalhanoğlu, o Correa è molto meno impattante di Lautaro. Però ci sono stagioni in cui giochi 350 partite, adesso i numeri sono quasi 60 se vogliamo fare i numeri precisi, e se ce l'hai lì, poi tra l'altro l'abbiamo ripetuto 1000 volte, giocava anche con Spalletti e con Conte. E allora com'è che funziona? Siamo tutti d'accordo che è scarso, su questo siamo d'accordo tutti, però com'è che giocava anche con Spalletti e con Conte? Cioè è il mistero dei misteri quello di Gagliardini, se vogliamo metterla sul ridere. Ha giocato una finale di Europa League al posto del signor Christian Eriksen, per esempio. E sono d'accordissimo con te, a prescindere che ci sia Inzaghi in panchina, poteva esserci anche l'allenatore della Cremonese, con tutto il rispetto. Se tu, giocatore di Serie A maggior ragione se nell'Inter non riesci a gestirti 45 minuti senza fare 5 falli da giallo, è un problema tuo. Cioè, hai un problema, non so come dire. Non gli si chiede di fare gol o di fare l'Eriksen, appunto. Ti si chiede di non fare fallo, Dio mio. 4 minuti mancavano all'intervallo e aveva già fatto 4 falli da giallo. È così. È così, e poi a livello di occasioni, Simo, se ci fai un flash magari su quello che è successo in questa partita, comunque dimmi, vai, poi devo ringraziare un po' di super chat, ragazzi, grazie Sì, mille, guarda, adesso vi leggo. primo tempo molto spento, 2 flash del Napoli e 1 dell'Inter, ma nulla di particolarmente importante. Nella ripresa molte più occasioni, Onana in alcune situazioni si è fatto trovare pronto, su Di Lorenzo, subito su Kvaratskhelia al 65esimo, dopo un minuto segna Anghissà al 66esimo, lasciato troppo libero in area. Raspadori sfiora il gol saltando Onana dopo 10 minuti mettendo sull'esterno della rete. Poi c'è Dumfries che ha una grande occasione di testa, con pallone allontanato sulla linea, dopo pochi minuti segna Lukaku all'82esimo, poi purtroppo all'85esimo c'è il gol della domenica di Di Lorenzo, a cui mi aggiungo agli applausi, diciamo, perché ha fatto veramente un grande gol. Al 92esimo Simeone se n'è mangiato uno su una ribattuta di Onana e al 94esimo ancora Gaetano ha trovato il gol. Quindi la partita si è accesa nella ripresa, in particolare negli ultimi 25 minuti. Prima qualcosina, sia di qua che di là, ma nulla di particolarmente impegnativo. Io chiudo solo dicendo una cosa, intanto ricordo la classifica, l'Inter in questo momento è terza con 66 punti, la Lazio giocherà contro l'Udinese con la possibilità di scavalcarci, l'Inter rimarrebbe comunque al quarto posto e dico due cose. Intanto ragazzi l'Inter arriva da una serie di vittorie consecutive che non possono essere cancellate da una sconfitta in casa del Napoli all'interno di un ciclo di gare
così impressionante che mai nessuno ha affrontato, perché non credo ci sia un precedente di una squadra che gioca ogni 72 ore dal 1° aprile al 30 maggio. Non penso sia mai successo e questo andrebbe ricordato. Quindi non trovo corretto cancellare tutto quello che è stato fatto fino ad ora con una sconfitta sul campo del Napoli. Mi sembra francamente allucinante come comportamento. Soprattutto io mi aspetto che l'Inter sia in grado tra una settimana di battere l'Atalanta in casa e di chiudere la qualificazione alla prossima Champions League in casa tra una settimana. Se non sei in grado di battere l'Atalanta in casa appunto alla fine di questo campionato tra una settimana, è giusto che non vai in Champions se non batti l'Atalanta sabato prossimo. Quindi la vera partita sarà quella lì, con tra l'altro la difficoltà di avere la finale di Coppa Italia prima. Io non farei tutto questo. Mi sembra ingiusto, ecco, fare tutto questo dramma in questo momento qui, in una partita che comunque, certo, pareggiarla, avresti potuto anche pareggiarla e fa male, ecco, sicuramente, però è un incidente di percorso. Simo, non so se devi aggiungere qualcosa tu, se no chiudiamo qui la clip. Vai, vai. La chiudiamo qui, allora fateci sapere se siete d'accordo oppure no e iscrivetevi al canale, mi raccomando, per rimanere sempre collegati con noi.